nel 2006 stavo lavorando ad una grande mostra dedicata interamente a Gianni Versace e al suo rapporto con l'arte. E nell'archivio della Maison Versace ho visto tutta una serie di pezzi creati da Gianni Versace per il teatro. Mi sono innamorato di questi materiali e quindi dal 2006 al 2010 ho incominciato a ricercare opere non solo di Versace ma anche degli altri designer italiani creati appositamente per il teatro. Su questo tema moda e teatro io ho curato, questa è la quinta mostra, come dimensioni sì, forse è la più grande, perché qui abbiamo 85 costumi e 123 bozzetti, e nelle altre città, Roma, Milano, Los Angeles, non ho mai esposto così tanti costumi. Noi abbiamo 215 pezzi esposti in mostra tra costumi e bozzetti e disegni, e questi pezzi provengono da 13 diversi prestatori tra teatri, case di moda e collezioni private, perché alcuni pezzi provengono anche dalle collezioni private di cantanti o di danzatori, e questi pezzi provengono dall'Italia, dalla Francia, dall'America. Abbiamo riunito questi materiali e li abbiamo portati qui a San Pietroburgo. Cioè, tutti i pezzi che noi abbiamo esposto provengono dagli archivi delle maison, dagli archivi dei teatri, e sono tutti pezzi che sono stati disegnati e indossati on stage da danzatori e da cantanti. Infatti, quando io nel 2010 ho esposto alcuni di questi costumi, molti erano molto rovinati, proprio perché erano strappati, consumati, macchiati, perché sono stati usati sul palcoscenico. Grazie alle mostre che abbiamo fatto e all'importanza di queste mostre, le case di moda o gli archivi dei teatri hanno restaurato i pezzi, e noi esponiamo qui a San Pietroburgo per la prima volta i pezzi puliti, restaurati e sistemati. Anche io sono rimasto molto sorpreso quando ho aperto le casse e ho ritrovato costumi che non vedevo da 2 anni, 3 anni, molti in condizioni migliori rispetto a come li avevo lasciati 3 anni fa o 2 anni fa. Noi esponiamo 10 stilisti, esponiamo 10 designer italiani molto diversi l'uno dall'altro. Diciamo che il fil rouge che accomuna tutti è una ricerca estrema di bellezza. Il tentativo raggiunto da parte dei designer italiani è quello comunque di creare delle opere di estrema qualità da un punto di vista di ricerca, di materiali, di lavorazione, e opere estremamente eleganti, estremamente fashion, estremamente belle, al pari di opere d'arte, vere e proprie opere d'arte. Non dimentichiamoci che tutti i pezzi che noi esponiamo in questa mostra sono pezzi unici e sono tutti realizzati a mano. Il rapporto tra la moda e il teatro nasce ancora subito dopo la metà dell'Ottocento, quindi del XIX secolo. Parliamo però di moda inglese e francese. Per quanto riguarda la moda italiana, la prima Elsa Schiaparelli negli anni 30 a dedicarsi al mondo del teatro, e poi soltanto a partire dalla metà degli anni 70 del Novecento gli stilisti italiani lavorano in modo continuativo con il teatro. Noi in questa mostra di San Pietroburgo esponiamo pezzi che sono datati dal 1974 fino al 2012. Forse è il momento più interessante nel rapporto moda italiana e teatro è quello degli anni '80.
perché per la moda italiana gli anni '80 hanno rappresentato un momento di grandissimo sviluppo, di grandissima crescita. Il teatro ha quindi rappresentato un ulteriore momento di sviluppo, di promozione, e quindi negli anni '80 noi abbiamo il debutto a teatro di Versace, di Missoni, di Capucci, di Coveri, di Gigli, di numerosissimi Armani, Fendi, e quindi della maggior parte degli stilisti che abbiamo qui noi oggi in mostra. Negli anni 80-90 i teatri avevano molti più finanziamenti e molti più soldi, quindi potevano investire anche sulla qualità dei materiali, dei ricami, delle decorazioni. Oggi, con questa grande riduzione dei contributi ai teatri, anche la materia, il tipo di lavorazione dei costumi ha subito queste conseguenze, quindi si utilizzano dei materiali meno preziosi, delle decorazioni meno preziose, e quindi abbiamo dei costumi che sono forse meno importanti, meno appariscenti.